parliamo di design, cioè dell'oggetto. Abbiamo sfiorato questo tema, ma non siamo entrati più di tanto a parlare del design. Ebbene sì, esiste un design anche nel Feng Shui, cioè abbiamo visto che si possono, come dire, seguire gli oggetti e fare, diciamo, un lavoro fatto bene. L'architetto Roberta Giovanardi è stata una studiosa dell'Accademia, ha collaborato anche, quindi i principi del Feng Shui li ha seguiti e ha fatto questa penna chiamata Pen Feng Shui, così anche un po' per divertirsi. Ovviamente, allora, parliamo se uno dovesse fare una penna, cosa in qualche modo deve fare? Beh, ricordiamoci che la penna è longilinea, scrive su carta, ha la forma longilinea e che porta creatività, quindi tendenzialmente la scrittura, creatività, la forma è legno, cioè la penna è legno come energia di fondo, di elemento. Quindi per fare un buon feng shui dovremo portare l'energia verso il legno. Possiamo anche spingere un po' sul fuoco perché gli facciamo uscire l'energia che è la produzione, si dice. Quindi tendenzialmente bisognerebbe spingere sul legno. Quindi siamo davanti a un concetto legno. Bene, cosa ci serve? Diciamo, il legno che cos'è che ha come energia di madre? L'acqua. Quindi questa resina trasparente che lavora, diciamo, come involucro, crea un elemento acqua in policarbonato che gli dà questo supporto iniziale. Quando la tocchi senti la trasparenza, va verso il cuore che invece è la parte in legno centrale, che sono resine di cotone, tutta quanta fatta, quindi fibra di legno. La forma è anche legno, quindi stiamo andando verso la produzione. Diamogli un pizzico di fuoco e gli mettiamo la punta ovviamente della penna a stilo, però anche una bachilite vulcanizzata dietro che è un elemento, anche questo fuoco, il vulcano, cioè l'elemento di calore, no? Come viene fatta. Poi vabbè, un po' di spiritualità col bagua, con l'ottagono di fondo, quindi gli diamo questo colpo spiritualità, un punta di fuoco. Accenniamo poi un po' di, a sto punto, un po' di terra con una turmalina nera, ma un po' meno, cioè per fare un giro dall'altra parte, l'acqua sempre a trasparenza, per arrivare poi al metallo con questa argento, questa forma argentata, diciamo così, e anche il pennino d'argento, il decoro, eccetera, per fare un po' il ciclo degli elementi. Quindi la volontà era quella anche di poi divertirsi e tornare anche con un po' di forza gli elementi successivi, ma il grosso era l'acqua, legno, un po' di fuoco. Quindi abbiamo visto un bellissimo lavoro, questo, cioè in Italia nasce una penna così, uno dice no, Feng Shui è qualche teoria, qua parliamo di architettura, Feng Shui di design, e quindi giustamente avere una roba fatta non è una cosa da poco. Parliamo di letti, per esempio. Questo è Stefano Parancole, invece anche lui collaboratore dell'Accademia per tantissimi anni, come ci sentiamo e si creano tante collaborazioni. Anche lui ha provato a fare un letto, vedete la forma ai quattro animali, quindi abbiamo la tartaruga nel retro e il fronte qua nell'asse fronte-retro, la volontà di mettere dei comodini, anche così. Ovviamente qui sono in tiglio, c'è anche un studio del legno, il legno rilassante, conciliato al sonno, oli naturali senza colle, tutto incastra in nido di rondine, quindi completamente senza ferri, senza discorsi che potrebbero, come dire, un po' inibire il sonno, tra virgolette, c'è questo tipo di volontà, simbolismo yin yang, anche con punti, diremmo così, di appoggio per il comodino e le varie cose. Ovviamente essendo basso dà il senso della stabilità, un letto basso è stabile, forme sinuose, anche uno si alza di notte e va in bagno, di solito hai tempe di spigole che ti fanno male, nei letti giapponesi questa morbidezza anche non ti fa creare questo tipo di dissidio. Certo è una forma particolare, è un letto che deve piacere, ma noi stiamo facendo un discorso di utilizzare i principi per vedere cosa viene fuori, quindi facciamo un discorso del genere. Però anche questa è una proposta che poi nell'hotel fu, come dire, accolta per poter fare delle stanze un po' tipo, no, nella vendita di spazi e cose del genere, quindi anche qua un design carino. Un altro è un letto in cirmolo, anche il tiglio, cirmolo sempre cardioregolatore e il tiglio conciliante al sonno, sempre senza incassi, tutto naturale, senza colle, un rapporto aureo, quindi 1,618 è stato calcolato questo, quindi anche qua c'è un po' di geometria sacra, si incomincia a lavorare in questo modo. E in cinese felicità coniugale si scrive in questo modo, quindi un simbolismo anche che riporta il fatto della felicità coniugale come nel letto, quindi anche qua carino come esperienza e esperimento. Sempre Stefano ha fatto anche una cascata d'acqua che si usa tantissimo, ho detto, nel Feng Shui come caricamento. È un caricamento di stella 8 però, per cui ci serve la terra.
quindi acqua in movimento su pietra. Allora abbiamo, è l'acqua che ci interessa, quindi abbiamo acqua in movimento, il nero sopra, le forme sinuose anche, tutto quanto questo concerne all'acqua, ma abbiamo bisogno di metallo, struttura metallica che dà energia all'acqua. Abbiamo bisogno poi di terra, però con un circuito a scendere ovviamente, quindi la terra deve essere minore, deve incontrare il metallo e deve incontrare l'acqua. Carino, anche questo è interessante, un approccio al progetto, è stato messo nelle fiere, insomma è il periodo in cui anche facevamo diversi oggetti, ovviamente abbiamo parlato questo cosa vuol dire nel design, i quattro animali nella persona, quindi una sedia così, sarà una sedia solamente a seduta, poi avrebbe la tartaruga, poi avrebbe il grado della tigre, ora i cinesi cosa creano e quindi questo abbiamo già parlato e siamo entrati dentro questo argomento.